Ho guardato 3 film e ho contato quante volte veniva usato l'imperativo. Una cosa che dobbiamo assolutamente toglierci dalla testa è che l'imperativo sia maleducato. Benvenuti o bentornati, sono Raf, è da un po' che non ci vediamo. Per chi è qui per la prima volta, insegno italiano all'università in Gran Bretagna e con questi video cerco di aiutare un po' chi sta imparando l'italiano. Quanto è comune l'uso dell'imperativo in italiano? In quali situazioni si usa? E naturalmente come si forma? È quello che vedremo in questo video. L'imperativo spesso viene un po' trascurato nei corsi di italiano. Studiamo il presente, il passato prossimo, l'imperfetto, anche il passato remoto e poi naturalmente il congiuntivo, ma l'imperativo lo lasciamo un po' da parte. In un certo senso è anche comprensibile perché quando magari facciamo dei compiti scritti, scriviamo un'email nei primi anni, poi magari scriviamo un articolo, un saggio, e quando leggiamo articoli o leggiamo libri. E in tutte queste situazioni l'imperativo effettivamente non si usa molto, ma nelle conversazioni di tutti i giorni invece è molto comune. Nelle nostre conversazioni quotidiane lo usiamo tantissimo. Allora, per convincervi che è molto comune e quindi per incoraggiarvi a impararlo, ma soprattutto a usarlo, ho fatto una piccola ricerca. Ho guardato 3 film e ho contato quante volte veniva usato l'imperativo in ognuno di questi film. Ho scelto 3 commedie di 3 epoche diverse e di 3 zone geografiche diverse. Il primo film che ho scelto è La banda degli onesti, una commedia molto famosa del 1956 con Totò e Peppino De Filippo. Il secondo è Un povero ricco, una commedia del 1983 con Renato Pozzetto e Ornella Muti. E il terzo è molto recente, Benedetta follia di Carlo Verdone. Come ho detto, ho scelto 3 zone geografiche diverse, perché con il primo film, quello con Totò e Peppino, siamo a Napoli, con il secondo film, quello con Renato Pozzetto, siamo a Milano, e con Carlo Verdone naturalmente siamo a Roma. Per non tenervi sulle spine rivelo subito i risultati. Quante volte viene usato l'imperativo? Li ho proprio contati uno per uno. Magari me ne è sfuggito qualcuno, non è proprio una ricerca scientifica. Li guardavo e man mano mi segnavo i verbi all'imperativo. Nel primo film, La banda degli onesti, ho contato 120 imperativi. In questo film si vede che ci sono molti imperativi alla terza persona, lei, che in quasi tutti i casi, anzi forse in tutti i casi, è il lei di cortesia, e poi si vedono molti imperativi alla seconda persona plurale, voi, perché i protagonisti del film ogni tanto si danno del lei e ogni tanto si danno del voi. Comunque, la cosa importante è il totale, 120 imperativi. Passiamo al secondo film, Un povero ricco. Qui ne ho contati 134. Anche qui si vede che gli imperativi negativi sono una minoranza, ci sono poi molti imperativi alla terza persona, anche qui il lei di cortesia, e moltissimi imperativi alla seconda persona, tu. E per finire Benedetta follia di Carlo Verdone. Qui ne ho trovati 107. Anche in questo caso, come prima, gli imperativi negativi sono una minoranza. Ci sono molti imperativi alla terza persona, anche in questo caso il lei di cortesia, e molti imperativi alla seconda persona singolare. In totale, in questi 3 film, che hanno una durata normale di circa 1 ora e mezza, 1 ora e 3 quarti ciascuno, ho contato quindi 361 imperativi, me lo sono segnato, ed è anche possibile che me ne sia sfuggito qualcuno. Per fare un piccolo paragone, nei 3 film ho trovato solo un verbo al passato remoto. Anche qui potrei essermi sbagliato, magari ce n'è qualcuno in più, magari ce ne sono 5, magari 10, ma sono comunque pochissimi rispetto ai verbi all'imperativo. Naturalmente, se invece di guardare 3 film avessi letto 3 libri di storia, avrei trovato tantissimi verbi al passato remoto e magari neanche un verbo
all'imperativo, ma come ho detto l'imperativo è molto comune nelle conversazioni quotidiane e probabilmente la lingua dei film è quella che si avvicina di più alla lingua che usiamo tutti i giorni nelle nostre conversazioni con le persone che ci stanno intorno. In quali situazioni si usa l'imperativo? Beh, una cosa che dobbiamo assolutamente toglierci dalla testa è che l'imperativo sia maleducato. Lo dico perché mi è capitato di sentire questa cosa. Non è assolutamente così. L'imperativo non serve solo per dare ordini di tipo militare. Stai fermo, metti a posto la stanza. No, assolutamente no. Infatti si usa l'imperativo anche con il lei formale. E poi, per fare un esempio estremo, l'imperativo viene usato anche nelle preghiere. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti. Questi sono imperativi, ma magari per rimanere alle situazioni un po' più comuni di tutti i giorni pensiamo a frasi come si accomodi, mi dica. Queste sono frasi molto comuni. In questo caso l'imperativo è alla terza persona formale, lei. L'equivalente con il tu sarebbe accomodati, dimmi. Anche queste frasi che usiamo tutti i giorni. Ci sono poi imperativi che vengono usati come intercalare, cioè un po' per riempire quelle pause del discorso. Pensiamo a verbi come guardare, ascoltare, sentire. Spesso quando parliamo diciamo guarda o senti o ascolta o appunto anche con il lei formale, guardi, senta, ascolti. Non le intendiamo naturalmente in senso letterale, ma servono un po' per richiamare l'attenzione della persona con la quale stiamo parlando. Senta, facciamo così. È un po' come dire, allora, facciamo così. L'imperativo quindi si usa in molte situazioni diverse. Certo si usa per dare ordini, ma non solo per quello. Si usa appunto per dare consigli, per suggerire qualcosa, per invitare qualcuno a fare qualcosa, anche, lo ripeto ancora una volta, in maniera molto educata. Il primo che ho trovato nel film di Verdone, per esempio, Eminenza, mi faccia adesso il movimento dell'offertorio, si rivolge a un cardinale, quindi sicuramente non è una forma maleducata. Come si forma l'imperativo? È molto semplice. Vediamo le tabelle. La prima persona dell'imperativo non esiste. La seconda persona è uguale alla seconda persona del presente indicativo per la seconda e terza coniugazione, mentre per la prima coniugazione la I diventa A, cioè il presente indicativo, per esempio di ascoltare, sarebbe tu ascolti, mentre l'imperativo è ascolta con la A. La terza persona singolare, lui o lei, e in questo caso soprattutto lei perché si usa per il lei di cortesia, è presa dal congiuntivo. Ascolti, esca e prenda. Anche la prima persona plurale noi è presa dal congiuntivo, quindi ascoltiamo, usciamo, prendiamo. La seconda persona plurale, voi, è invece uguale a voi del presente indicativo, quindi ascoltate, uscite, prendete. E per finire, la terza persona plurale, loro, è presa dal congiuntivo, quindi ascoltino, escano, prendano. Per l'imperativo negativo, l'unica persona che cambia è la seconda persona singolare, tu, perché usiamo non seguito dall'infinito, quindi con i nostri tre verbi non ascoltare, non uscire, non prendere. Per le altre persone invece non dobbiamo fare niente di particolare, semplicemente mettiamo non davanti al verbo. Un'altra cosa da ricordare è l'imperativo dei verbi dare, dire, stare, fare e andare. In genere si usa la forma troncata per l'imperativo con questi verbi e quindi diciamo da, di, sta, fa e va. Per le altre persone invece non c'è niente di particolare da dire, seguono le stesse regole che abbiamo visto prima.
E anche l'imperativo negativo alla seconda persona singolare segue la stessa regola che abbiamo visto prima, quindi si usa non seguito dall'infinito, non dire, non fare, non andare, eccetera. Dell'imperativo dei verbi essere, avere e sapere e dell'imperativo dei verbi modali, dovere, volere e potere, ho parlato in quest'altro video, quindi chi vuole approfondire può continuare con questo video. Grazie per avermi seguito fin qui, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!